Ah sì, poi riguardo, visto che ho ancora tempo un attimo, oggi sul tema della polarizzazione, ehm, che poi sarà, penso che è il tema di quest'anno, nel mio caso con i video e queste cose qua, perché alla fine è quello che io vedo, ascolto sempre, io ascolto, analizzo molto il linguaggio perché è il codice, devo capire che codice stai usando o stanno usando le persone per potermi relazionare. Ci sono anche delle volte che dico no, no, non ce la posso fare, quel codice non lo conosco, non mi piace, non è il mio ambiente. E ho imparato anche a dire no. È per questo che, per esempio, in associazione noi facciamo le cose diverse. Oggi, per esempio, stavano contattando per uno dei progetti, che è Beauty Ventura, per Beauty Ventura, vabbè, te ne parlo in un video apposta. Comunque, il discorso qual è? Per ricevere servizi ci hanno abituato al preventivo, ok? Però preventivo vuol dire prevenire, cioè arrivare prima. Quindi come facciamo a prevenire adesso qualcosa che non sappiamo se succederà? Possiamo prevederlo. E tu dirai, ma è la stessa cosa? No, perché prevedere vuol dire vedere da lontano e cominciare ad analizzare la situazione. Perché lo prevedi? Perché l'hai già visto altre volte, hai già l'esperienza di cose similari, no? La tipica che vedi da lontano e dici sembra, 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 e cominci a creare delle opzioni. È da lì che tu puoi prevedere qualcosa che succederà, perché l'hai già visto succedere altre volte e quindi cominci a vedere delle forme simili. Invece, e questo succede per esempio quando il preventivo, fammi un preventivo, ma il problema è che da qui all'anno prossimo, per esempio nel caso di un matrimonio o di un evento importante da qua a un anno, io posso dire, posso prevedere che ci saranno degli aumenti, quindi posso dire metto qualcosa in più nel caso che. Poi se non c'è l'aumento, allora sono più tranquilla, posso anche fare uno sconto, ma lo potrò sapere alla fine, quando sono lì, nel momento, con questa capacità di improvvisazione, che anche lì ci hanno messo in testa che le cose improvvisate non vanno bene. Non è vero, in realtà la vita si improvvisa. Io non conosco nessuno che gli hanno dato il copione il libro della sua vita, gli hanno detto guarda che quel giorno succederà questo, anzi è proprio quello che noi veniamo a cercare, il cercare di prevedere il futuro, no? E provare a capire con anticipazione quello che succederà, è proprio l'avventura umana. È proprio l'avventura umana, la capacità di vivere il presente attraverso le esperienze del passato e poter creare un futuro migliore. Questo è quello che facciamo continuamente. Quindi sta polarizzazione di questo è così o non è, sappiamo se io guardo la mia esperienza nel passato, semplicemente non è vero. Tutte le cose che io ho fatto e ho vissuto sono un'esperienza che mi hanno insegnato a oggi prendere le decisioni con quello che ho, non pensare quando avrò, e se non ce l'ho. Quante volte abbiamo pensato, bah, il mese che viene, se continuo così avrò perso 10 kg. Poi quando arrivi lì dici, ecco, vedi, ho fracassato, ho fatto male, sono un fallimento perché dovevo perdere 10. No, no, sei prevenuto, hai fatto una prevenzione. Ti sei fermato prima invece di aspettare che le cose succedessero. È pazzesco, è un paradigma talmente semplice che fa esplodere la testa, perché se vedi il video prima abbiamo troppe cose in testa, troppa informazione, troppe cose che non servono. Sto sindrome di Diogene, che poi alla fine anche lì dicono sindrome di Diogene, parlando e riferendosi a una persona che era minimalista. Precisamente Diogene non era un accumulatore seriale, invece noi diciamo accumulatore seriale, gli diciamo che ha il sindrome di Diogene, quando non è così, è totalmente il paradigma al rovescio. Ed è per quello che è così importante, che quando noi usiamo, è così importante capire che quando noi usiamo le parole stiamo usando dei codici ben precisi che danno dei segnali ben precisi al nostro computer interno e che esegue un programma ben preciso. Ma se lo usiamo male è come per esempio usare l'applicazione di Candy Crush per contare pecorelle. Non funziona, sono due cose facili, sì, ma non sono fatte per la stessa cosa.
Noi non possiamo usare la stessa applicazione, anche se tutti sono giochi. Una cosa serve e tutto serve per tante cose. Quindi con questo voglio venire a dare il messaggio. Io nelle mie conferenze o nei miei libri, nei miei blog, do degli strumenti pratici, per esempio lo schema di Eisenhower, che lo chiamano la matrice di Eisenhower, guardatela. Io me la son guardata, la utilizzo tantissimo per ottimizzare i tempi, cosa che ce l'abbiamo solo gli esseri umani, il tempo l'abbiamo inventato per comunicarci, però poi non sappiamo gestirlo. È curiosa questa cosa, non sappiamo gestire il tempo, è come se abbiamo sempre la sensazione che o perdiamo il tempo, perdere il tempo, ma come fai a perdere il tempo? Pensa come ragiona il nostro cervello. Perdo tempo, ma come fai a perderlo se non esiste? Come fai a dire il mio tempo? Sì, ma non sai quanto ne hai, ma devi investirlo bene. Come ti hanno detto, hanno dato il conto in banca, non sai quanti soldi ci sono, ma devi investire. Ma come fai? Mancano dei dati. Quindi con gli strumenti come per esempio lo schema di Eisenhower, ma ottimizzato per noi, non dal punto di vista di un generale che doveva ottimizzare l'uso dei soldati e delle risorse per una guerra per basicamente ammazzarne sufficienti da poter vincere, no? Un po' come nel risico cosa fai? Calcoli e dici sacrifico questo per guadagnare là, no? Ma se tu lo schema di Eisenhower lo utilizzi per la tua vita tutti i giorni, priorizzando, dando importanza alle cose che ne hanno, dando valori schematici, è molto molto più facile decidere cosa fare oggi, adesso, usando l'esperienza passata, proiettando un futuro migliore, perché alla fine oggi è il futuro di ieri. Se oggi sei qua e sta succedendo questo è perché hai fatto una serie di cose. Se tu analizzi la strategia che hai usato e ti ha portato a questo risultato, poi puoi dire oggi sono contenta, allora ripeto tutto quello che ho fatto. Sono infelice e allora devo vedere dove ho fatto quello che mi ha portato qua e posso anche evitare di farlo oggi, così domani magari torno da un'altra parte e non ripeto quel problema. È così che funzioniamo, da lì che viene vivere il presente, che oltretutto è un regalo. Anche lì ti lascio con questa frase e me ne vado. La vita, bisogna guadagnarsi la vita. Non esiste. La vita è, punto. Tu sei venuto al mondo, vieni a fare quel che devi fare, non sai bene cosa, ma cert'è che non te lo sei dovuto guadagnare. Sei arrivato qua, punto. Ciao, grazie. Alla prossima. Oggi sì, basta, eh. Ciao, ciao.